Aggiornamento di calciomercato Inter, focus particolare sull'esterno, perché si apre una settimana in cui, tra le altre cose che succederanno, da quello che ci risulta è previsto anche un incontro, un vertice per decidere il futuro di Denzel Dumfries. Lo sappiamo, è in scadenza di contratto nel 2025, l'esterno olandese aveva chiesto anche un ingaggio molto elevato per andare a rinnovare, l'Inter propone delle cifre sensibilmente più basse e se non si arriva ad un accordo è probabile che l'olandese venga messo in vendita in questa finestra di mercato per non perderlo a parametro zero tra un anno, anche se c'è chi dice di prestare attenzione a dei possibili colpi di scena nel mezzo. Comunque l'ipotesi di un addio di Dumfries in questo momento è sul tavolo e sembra prendere quota dall'altro lato un nome in modo particolare per andare a sostituirlo ed è il nome di Aaron Wan-Bissaka, mister 55 milioni di euro, così è stato soprannominato. Ne parliamo in questo nuovo episodio di oggi, dove però voglio fare anche una serie di riflessioni su tutti gli esterni dell'Inter, sulla situazione degli esterni dell'Inter di Inzaghi, perché è una situazione che secondo me va monitorata e il nome di Wan-Bissaka tra l'altro non è nemmeno l'unico nel mirino, anzi. Quindi facciamo insieme delle riflessioni in questo nuovo episodio di oggi. Ben ritrovati e ben ritrovate amiche e amici passione interisti, vi invito a lasciare un mi piace e se non l'avete ancora fatto mi raccomando clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei contenuti che vi portiamo ogni giorno e un contenuto molto speciale arriverà durante questa settimana, quindi mi raccomando clic sul tasto iscriviti. Partiamo subito dalla notizia perché è circolata nelle scorse ore e diciamo che è stata rilanciata in Italia ma ripresa anche molto in Inghilterra e la notizia è quella di un tentativo concreto da parte dell'Inter per Aaron Wan-Bissaka, un esterno del Manchester United in scadenza di contratto nel 2025, quindi anche lui è in una situazione contrattuale simile a quella di Dumfries, con una differenza che secondo quello che filtra Wan-Bissaka sarebbe già stato messo proprio nella lista dei calciatori in vendita, quindi è un giocatore in uscita dal Manchester United a quanto pare e quindi potenzialmente prendibile ad una cifra diciamo scontata probabilmente. Consideriamo che 5 anni fa appunto era stato pagato 55 milioni di euro, da qui il soprannome. Il Manchester United aveva pagato così tanto per acquistarlo dal Crystal Palace. Oggi, secondo quanto dicono alcuni esperti di mercato in Italia e anche in Inghilterra, come dicevo, si parla di una valutazione attorno ai 12 milioni di euro, appunto perché siamo a pochi mesi dalla possibilità di trattarlo a parametro zero per il 2025. Quindi questa sarebbe la cifra, 12 milioni circa, con cui lo United punta a non fare una minusvalenza. Anche a livello di ingaggio pare che l'Inter abbia già proposto addirittura un contratto da circa 2,7 milioni di euro all'anno, queste le cifre che stanno un pochino trapelando e sarebbe di fatto quasi la metà o addirittura la metà più o meno di quei 5 milioni e mezzo che addirittura l'entourage di Dumfries aveva fatto in una prima richiesta per il rinnovo di contratto. Quindi economicamente è una potenziale occasione low cost per un giocatore comunque di esperienza che arriverebbe dal Manchester United, che esce quindi da un club di prima fascia e l'Inter dallo United ha saputo pescare, ma in generale lo United è una squadra in cui un po' tutti stanno facendo meno di quello che è nel loro potenziale e spesso uscendo dallo United i giocatori vengono valorizzati. L'ultimo esempio recente è quello di Jadon Sancho che è arrivato anche in finale di Champions col Borussia. Dal punto di vista tecnico invece secondo me bisogna un attimo discuterne insieme, quindi condivido innanzitutto la scheda Transfer Market, una sorta di carta d'identità per chi non lo conoscesse. Aaron Wan-Bissaka, nato il 26 novembre 1997, quindi andrà a compiere 27 anni quest'anno, è un terzino destro, alto 1,83 m, del Manchester United a partire dal 2019. Oggi, secondo Transfer Market, ha una valutazione da 20 milioni di euro. Sappiamo sempre che queste valutazioni vanno prese un po' con le pinze. Di piede destro ha avuto anche poche apparizioni con la nazionale inglese under 21, ma con la nazionale inglese maggiore è stato molto limitato dal fatto che lì in quel reparto l'Inghilterra è piuttosto coperta in questo momento. Come caratteristiche, come dicevo, è oggi secondo me un terzino puro, proprio un terzino destro di una difesa a 4 piuttosto tradizionale. Per certi versi quindi potremmo dire che è simile al Denzel Dumfries che arrivava all'Inter, che poteva arrivare con delle caratteristiche simili in termini di ruolo soprattutto, mentre come caratteristiche e interpretazione del ruolo sono secondo me giocatori differenti. Uno perché Wan-Bissaka ha un po' meno fisico ma è più veloce. La scorsa stagione leggevo dei dati, ha toccato anche un picco di quasi 35 km/h, era tra i più veloci dello United come velocità massima. Dumfries credo sia attorno ai 33,7 come dati che leggevo dell'ultima stagione.
Ma soprattutto, Wan-Bissaka spicca in particolar modo per delle doti difensive molto interessanti. È veramente molto forte nel recupero dei palloni, sia in contrasto che in scivolata. È stato soprannominato il ragno, perché ha delle gambe molto lunghe con cui riesce anche, diciamo a recuperare i palloni in allungo molto bene, sembra abbia più gambe con cui andare a recuperare il pallone. Questo è un po' il soprannome che gli è stato dato. Quindi molto bravo sicuramente in questo aspetto, sia negli 1 contro 1 che comunque nelle azioni, difensive. Vi condivido anche un'altra schermata perché ho preparato anche un rapido confronto statistico che, se volete adesso non sto a leggervi tutti i dati, per cui per chi ci sta seguendo in video vi consiglio di fare pausa, se volete potete fare degli screenshot, potete tornare indietro. Quindi molto velocemente, questi dati, un confronto molto rapido tra i numeri di questa stagione di Wan-Bissaka allo United confrontati con questa stagione di Dumfries all'Inter. C'è da dire che entrambi non sono stati titolarissimi quest'anno, non hanno fatto la loro miglior stagione della carriera sicuramente. Questi dati però secondo me ci fanno vedere innanzitutto come Dumfries emerge chiaramente come un giocatore con più pericolosità offensiva, quindi anche più occasioni pericolose e occasioni che hanno portato ad un gol. Wan-Bissaka invece, diciamo, emerge di più dal lato difensivo, recupero dei palloni e anche numero di palloni toccati, soprattutto nella parte difensiva del campo, quindi in zona di costruzione. Quindi si notano già di base da questi dati, secondo me, delle caratteristiche diverse, differenti di questi giocatori. Sappiamo bene però come anche le caratteristiche dello stile di gioco delle squadre chiaramente vanno molto ad influire sui dati e il rendimento dei singoli giocatori. Quindi in un Inter dove Wan-Bissaka farebbe il quinto e non il terzino destro, diciamo, della difesa a 4, potrebbe migliorare sicuramente i suoi dati offensivi avendo più, diciamo, l'opportunità di andare in avanti e di andare nella zona finale del campo, partendo già da un'ottima base difensiva che poi chiaramente va educata con il sistema di gioco dell'Inter che ha bisogno di essere compreso e lo sappiamo bene. Quindi Wan-Bissaka è un giocatore che interessante, che si porta dietro secondo me anche qualche interrogativo però. Intanto perché, nel salto diciamo dal Crystal Palace al Manchester United c'era grandissima attesa, anche per quella che è stata la cifra spesa e non ha rispettato le promesse, questo sicuramente. Paradossalmente devo dire è uno dei giocatori che secondo me sono stati migliorati da Ten Hag, pur non facendo benissimo, pur giocando sempre meno nelle ultime stagioni e quindi pur non facendo bene ha dimostrato però una crescita che quindi è un fattore secondo me da tenere d'occhio. I primi 2 anni è stato titolare ed era finito nel mirino perché, prendeva poco l'iniziativa, aveva delle percentuali piuttosto basse come precisione dei passaggi, cosa che nell'Inter chiaramente non è un gran bene sicuramente, però poi dopo aver perso il posto con Ten Hag ci ha lavorato, pur non giocando tantissimo come dicevo, ha migliorato un po' nella sua propensione ad attaccare, a provare più azioni offensive, anche proponendosi con gli inserimenti senza palla, a farsi trovare in zona offensiva. Rimane comunque un giocatore tendenzialmente affidabile dietro, ma che in fase offensiva si limita a giocare abbastanza facile e se vuoi fare un upgrade, secondo me, rispetto a Dumfries su questa cosa qua, di base Wan-Bissaka non lo è in questo momento un upgrade, secondo me, anche perché ha anche meno forza di Dumfries nei duelli aerei. Però, come detto, è sembrato in miglioramento e quindi Inzaghi, magari, che ha già fatto crescere e valorizzato tanti giocatori, può farlo esplodere e con il suo passo da Premier League in Serie A può fare la differenza. C'è da dire anche un'altra cosa, lui è esploso soprattutto quando ha avuto dei giocatori che davanti a lui si occupavano molto della fase offensiva e lui aiutava soprattutto a tamponare o a supportare in quella, situazione là e c'è da dire anche che in questa stagione ha avuto diversi problemi fisici, è stato fermo per 2 volte, entrambe le volte oltre 1 mese e mezzo di stop o anche qualcosa in più, però fin qui in carriera è stato sempre un giocatore molto affidabile dal punto di vista fisico, non ha avuto grandissimi problemi fisici nelle precedenti stagioni, quindi potrebbe essere stata questa una stagione un po' sfortunata. Per cui è un'opzione interessante, è accostato all'Inter da più di una stagione, quindi un profilo che all'Inter conoscono sicuramente bene, però come dicevo non è l'unico obiettivo, non è l'unico nome, perché in queste ore in realtà si parla sempre di tener d'occhio anche Emil Holm, ad esempio. Holm che l'Inter aveva già puntato l'anno scorso, poi l'ha preso l'Atalanta, ora l'Atalanta può riscattarlo dallo Spezia, ma deve anche riscattare tanti giocatori diversi e quindi pare che avrebbe chiesto uno sconto sulla cifra che era stata pattuita l'anno scorso. L'Inter sta dunque monitorando questa situazione e nel caso potrebbe quindi tentare di inserirsi. Un po' quello che è successo per esempio l'anno scorso con Bellanova, al contrario sarebbe come situazione, ma con il Torino protagonista, dove poi Bellanova è andato. Ehm
Anche qui si parla di un cartellino da circa 10 milioni di euro, con la differenza che Holm è un classe 2000, quindi ha 3 anni in meno di Wan-Bissaka, guadagna meno a livello di ingaggio, conosce già la Serie A, ha giocato anche se poco quest'anno comunque da quinto, per cui diciamo che ha più ingredienti secondo me per poter essere un profilo da player trading intanto, da poter valorizzare ulteriormente, e anche più simile a Dumfries se non vuoi andare a perdere quelle caratteristiche lì, soprattutto dal punto di vista fisico. Si è parlato poi di Di Lorenzo del Napoli, è in rotta con il Napoli, a me non risulta comunque in realtà come nome caldo per l'Inter e non credo sia nemmeno il giocatore giusto su cui andare a puntare, visto che poi ecco, costerebbe forse quasi quanto Dumfries, se non addirittura di più, visto che devi trattare con il Napoli e ha più di 30 anni. Non mi sembra proprio l'opzione ideale in questo momento. È spuntato un altro nome interessante che è quello di Arnau Martinez, classe 2003 del Girona, squadra grande sorpresa dell'ultima liga. Lo vedo però più come profilo di prospettiva su cui bisognerebbe lavorare un bel po', arrivando soprattutto dalla Spagna. Comunque, questi sono alcuni nomi. Facciamo anche un paio di considerazioni finali su questo, allargando il discorso a tutti gli esterni. Allora, la prima considerazione è che, anzi, intanto nelle prossime ore arriverà sul nostro canale uno di quei contenuti da pazzi che vi porto ogni anno, perché ho analizzato oltre 250 esterni destri praticamente in tutto il mondo e con un mio algoritmo speciale che vi ho fatto conoscere negli anni sono arrivato ad individuare quello che sarebbe il colpo migliore tra le opzioni fattibili per sostituire Dumfries. Quindi iscrivetevi al canale così non vi perdete anche questo contenuto. La seconda considerazione è relativa, come detto, alle fasce dell'Inter. A che cosa succede? Ad oggi l'Inter avrebbe Carlos Augusto e Di Marco a sinistra, con Carlos che viene impiegato molto anche da vice bastoni, Buchanan che sarebbe destro, ma Inzaghi sta impiegando a sinistra, e a destra, se consideriamo Dumfries e Quadrado fuori, ci sarebbe di fatto solo Darmian attualmente, a meno che appunto Buchanan in estate non venga riportato lì a destra, potendoci lavorare tutta l'estate si possa puntare quindi ecco su di lui lì a destra. In quel caso avresti Carlos Augusto e Di Marco a sinistra e Buchanan, Darmian a destra. Sulla carta potresti essere a posto, ma io sinceramente, non so che ne pensate voi, Darmian lo vedo sempre più come jolly per la difesa e non tanto da quinto. Quindi un rinforzo a destra per me, a prescindere con l'uscita di Dumfries, farebbe comodo e servirebbe. A maggior ragione se Carlos Augusto lo vedi sempre di più come vice di Marco e Bastoni e Buchanan si continuano diciamo a anzi Carlos Augusto come vice Di Marco e vice Bastoni appunto, e Buchanan si continua a schierarlo quindi a sinistra. A maggior ragione servirebbe un innesto, ecco. A quel punto addirittura, ecco, di rinforzi potrebbero servirne addirittura 2 in realtà per andare a coprire la fascia destra se Buchanan rimane dal lato sinistro. E non vorrei, qua adesso non voglio allarmarmi, però non vorrei che si possa ripresentare lo scenario dell'anno scorso, in cui a un certo punto zitti zitti, nessuno ne parla, però tac, sottovoce ci ritroviamo Quadrado rinnovato per un altro anno ancora. Al momento tutto fa pensare di no, però magari, ecco, si va su un esterno più fisico e si decide di completare il reparto con un giocatore che conosci, che è stato già in rosa, che ha parametro zero, che ha caratteristiche diverse. Non ci voglio pensare. Però la questione della corsia di destra è una questione che al momento secondo me sta un po' a livello mediatico è un pochino sottovalutata, perché giustamente si parla del problema difensore centrale dopo lo stop di Acerbi, si parla del portiere, che è numericamente una lacuna comunque con l'addio di Audero. Soprattutto si parla del sogno di un altro attaccante per poter alzare l'asticella anche in Europa, però gli esterni per Inzaghi sono molto importanti e sono curioso di capire anche che idea tattica ha in mente Inzaghi, perché rimaniamo con la corsia sinistra più tecnica e la corsia di destra con un giocatore che va a chiudere sul secondo palo, oppure si decide di andare su un profilo come Wan-Bissaka, perché potrebbe essere anche un po' una scelta differente, di prendere un giocatore che ti rimane più bloccato a destra da quinto, più equilibratore e favorisce magari gli inserimenti da dietro di Pavard e di Bissac, che abbiamo già visto poter essere molto importanti, con un anno in più all'Inter possono diventare ancora più determinanti in questo senso. Fatemi sapere un po' voi che ne pensate, cosa serve o chi serve all'Inter secondo voi sulla fascia destra, oppure se va rinnovato Dumfries, va blindato Dumfries per cambiare meno possibile la squadra. Scrivetemelo nei commenti perché poi ci confrontiamo e arriverà un contenuto, come detto, interamente dedicato a questo. Vi lascio
ricordandovi di fare un salto nel club di Passione Inter dove stiamo realizzando queste analisi insieme, quindi su www.passioneinter.club vi aspettiamo per analizzare questo e tanti altri argomenti tutti insieme con la nostra grande community nella chiamata del lunedì, nell'appuntamento del giovedì sera e in tanti altri contenuti speciali che vi portiamo lì. Vi lascio con un approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.